Oggi vi insegnerò a costruire un mandala o mandala. Sono forme di meditazione guidate attraverso semplici disegni in grado di donarci pace ed equilibrio. Occorre concentrarsi sempre sul centro mentre si disegna per avere un punto di riferimento su cui tornare mentre la mente vaga. È una pratica praticamente spirituale che consente anche uno sviluppo del proprio io. Quali sono i passaggi? Occorre tracciare un cerchio con un compasso o prendere un oggetto circolare su un foglio bianco, preferibilmente a tinta unita. Occorre trovare il centro e poi va diviso in sezioni. Occorre mantenere sempre la simmetria disponendo i motivi lungo le linee diagonali. Occorre anche una riga, quindi un goniometro, per tracciare le linee guida. Se facciamo ad esempio gli angoli di 45 verranno 8 linee, se facciamo gli angoli di 30 verranno 12 spicchi. Bisogna disegnare una piccola forma al centro del cerchio con matita o un pennarello, può essere un diamante, un fiore, un quadrato, un cerchio, una stella, qualcosa anche di geometrico senza aver nessun riferimento con la realtà. Questo sarà il nostro motivo principale. Poi bisogna disegnare un'altra forma al di fuori della prima e può cambiare anche il colore se si decide di fare qualcosa di colorato. Io lavorerò questa volta con pennarellino. Possiamo fare anche prima il disegno a matita e poi ripassare con pennarellino o con la china. Va ripetuta la forma tutto intorno al motivo centrale, proseguendo ad anelli. Ai fori del cerchio bisogna continuare a disegnare motivi proseguendo per anelli sempre concentrici a mano che ci si allontana comunque dal centro. Ogni disegno e motivo può essere fatto in maniera molto semplice, con forme a goccia, fiori, ventagli, stelle, quello che volete. Si può ripetere anche alcuni dei motivi precedenti e intervenire anche su quelli che avevamo già fatto. Bisogna disegnare forme sempre sulle linee direzionali e anche tra di esse, proprio per creare un po' più dinamismo. Si possono sovrapporre alcuni motivi per creare nuove e affascinanti armonie e simmetrie. Con quanto disegnato in precedenza si può anche proseguire verso l'esterno. Potresti per esempio disegnare motivi sempre più grandi e disegnare forme anche una dentro l'altra per creare motivi interessanti e figure particolari. Puoi tornare sui tuoi passi e aggiungere per esempio un particolare ad un anello che hai fatto in precedenza e il mandala o mandala è finito quando ti senti di averlo completato. In quel caso devi fare, se hai disegnato a matita, puoi anche a questo punto colorarlo, per esempio ad acquerelli, a pennarelli, a pantoni, prova a dargli anche un nome e a leggere il tuo mandala per capire meglio qualcosa di te.